Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Faslodex AstraZeneca SpA. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Faslodex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Faslodex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Faslodex? Faslodex ha un farmaco a base del principio attivo fulvestrant, appartenente alla categoria degli antiestrogeni e nello specifico antiestrogeni. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca SpA. Faslodex può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Faslodex 250 mg/5 ml Soluz. Iniet. In 2 siringhe pre-riempite più 2 aghi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: AstraZeneca AB. Concessionario: AstraZeneca SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: fulvestrant. Gruppo terapeutico: antiestrogeni. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Faslodex ha indicato immunoterapia per il trattamento del carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi nelle donne in postmenopausa, non precedentemente trattate con terapia endocrina, o con ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica adiuvante, o progressione di malattia durante terapia antiestrogenica. In associazione con palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali, HR, e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2, ER2, in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente, vedere paragrafo 5, 1. In donne in pre o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante, LHRH. Posologia. Donne adulte, incluse anziane. La dose raccomandata a 500 mg ad intervalli di un mese, con una dose aggiuntiva di 500 mg somministrata 2 settimane dopo la dose iniziale. Quando Faslodex ha somministrato con palbociclib, consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto di palbociclib. Prima dell'inizio del trattamento con l'associazione fulvestrant e palbociclib e per tutta la sua durata, le donne in pre-perimenopausa devono essere trattate con agonisti dell'LHRH secondo la pratica clinica locale. Popolazioni speciali. Compromissione renale. Non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio per le pazienti con compromissione renale da lieve a moderata, clearance della creatinina a 0 yen 30 ml/min. La sicurezza e l'efficacia non sono state valutate nelle pazienti con compromissione renale severa, clearance della creatinina 30 ml/min, e quindi si raccomanda cautela in queste pazienti, vedere paragrafo 4, 4. Compromissione epatica. Non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio per le pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Tuttavia, dato che l'esposizione a fulvestrant può essere aumentata, Faslodex deve essere utilizzato con cautela in queste pazienti. Non ci sono dati nelle pazienti con compromissione epatica severa, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Faslodex nei bambini dalla nascita ai 18 anni di età non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione. Faslodex deve essere somministrato come 2 iniezioni consecutive di 5 ml per iniezione intramuscolare lenta, 1 o 2 minuti / iniezione, una in ciascun gluteo, area glutea. Si deve esercitare cautela durante l'iniezione di Faslodex nel sito dorsogluteale a causa della vicinanza al nervo sciatico sottostante. Per le istruzioni dettagliate per la somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4, 6.
compromissione epatica severa, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Faslodex deve essere utilizzato con cautela in pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata, vedere paragrafi 4, 2, 4, 3 e 5, 2. Faslodex deve essere utilizzato con cautela in pazienti con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Uno studio clinico di interazione con midazolam, substrato del CYP3A4, ha dimostrato che fulvestrant non inibisce il CYP3A4. Gli studi di interazione clinica con rifampicina, induttore del CYP3A4, e chetoconazolo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Faslodex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Faslodex durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili. Le pazienti in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con Faslodex e per 2 anni dopo l'ultima dose. Gravidanza. Faslodex ha controindicato in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Faslodex non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Comunque, poiché con Faslodex è stata riportata molto comunemente astenia, nelle pazienti che manifestano questa reazione avversa deve essere prestata cautela quando guidano o usano macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Monoterapia. Questo paragrafo fornisce informazioni provenienti da tutte le reazioni avverse dagli studi clinici, dagli studi di post-marketing o da report spontanei. Nei dati raccolti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati riportati casi isolati di sovradosaggio di Faslodex nell'uomo. Se si verifica sovradosaggio, si raccomanda un trattamento sintomatico di supporto. Gli studi nell'animale suggeriscono che nessun effetto oltre quelli correlati direttamente o indirettamente all'attività antiestrogenica erano evidenti con dosi più elevate di fulvestrant, vedere paragrafo 5, 3. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Terapia endocrina, antiestrogeni, codice ATC. L02-03. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. Fulvestrant ha un antagonista competitivo del recettore per gli estrogeni, ER, con un'affinità paragonabile all'estradiolo. Fulvestrant blocca, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione di Faslodex tramite un'iniezione intramuscolare a lunga durata d'azione, fulvestrant viene assorbito lentamente e le concentrazioni plasmatiche massime, Cmax, sono raggiunte dopo circa 5 giorni. La somministrazione, dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta di fulvestrant è bassa. Faslodex e altre formulazioni di fulvestrant sono state ben tollerate nelle specie animali negli studi a dose ripetuta. Reazioni locali, inclusa miosite e, elenco degli eccipienti: etanolo, 96%, alcol benzilico, benzilbenzoato, olio di ricino raffinato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Faslodex a base di fulvestrant sono fulvestrant Accord, fulvestrant Dr. Redis, fulvestrant G, fulvestrant Milan, fulvestrant Sandoz, fulvestrant Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.